Da qualche anno siamo profondamente immersi in una ricalibrazione umana. Alcuni ne sono coscienti e consapevoli, cioè la sentono, altri invece sono ignari di tutto quanto accade. La ricalibrazione indica il passaggio da una società basata sulla paura a una società di cooperazione reale, cioè un'energia di integrazione degli opposti. La paura costa, ha un prezzo elevato. Quante energie, tempo e denaro ogni giorno sono usati per sopprimere i sintomi della paura, alimentando il problema della stessa paura, ma infondendo una percezione errata di risoluzione in compassione e coraggio? Chiediamocelo. Ogni giorno sono svelate verità che nutrono la paura di qualcosa di catastrofico che mai si verificherà, a partire dalle antiche profezie fino a giungere alla quotidianità. Ma là fuori c'è una verità diversa, spesso rifiutata, perché è più facile credere e convincersi di qualcosa di inesistente e che mai succederà per giustificare inazione, inadeguatezza, incapacità. Possedere una scusa per l'inerzia o per le scelte errate è sempre emotivamente comodo. Quante profezie mai verificatesi hanno mantenuto parte dell'umanità in una psicoprigione per lunghi periodi? Beh, gli elenchi si sprecano. L'uscita da questa condizione è l'allineamento, sia esso galattico, planetario o di se stessi con la propria energia. Nell'era attuale l'energia di allineamento è quella della saggezza, il riequilibrio tra maschile e femminile. Il mezzo è il pensiero coerente di milioni di persone, come hanno dimostrato molti esperimenti in merito ad avvenimenti di portata globale. È così che il pianeta reagirà agli eventi costruttivi proprio come ha fatto con i distruttivi. Oggi più che mai molte persone si chiedono l'origine di questi eventi, cioè di queste energie, poiché si trovano nel caos per la scelta di azioni, di parole da esprimere o di decisione. Il dubbio è se tutto ciò proviene dal divino o dall'uomo. La risposta è più semplice di quanto la mente ci indichi. Se l'energia è compassionevole, allora è di origine divina. Al contrario, proviene da uno stato mentale umano corrotto. Il cambiamento in atto genera un essere umano più sensibile grazie alle integrazioni delle energie femminile e maschile, che si ripercuote in una modifica della biologia. Le cellule, tramite il DNA, si connettono alla cascia e ricordano. Conseguentemente, l'individuo riceve una ricalibrazione automatica. I sintomi della ricalibrazione sono capogiri, problemi a dormire, eliminazione dei dovrei, siano essi riferiti all'alimentazione o a qualsiasi altro aspetto determinante il benessere individuale. La biologia è naturalmente in mutamento e richiede ciò che fa star bene individualmente, non ciò che dovrebbe far star bene. Queste richieste derivano dalla cascia e stimolano la pulizia per essere pronti a eliminare la paura. Ascoltandosi inizia una manifestazione più potente e veloce. Inizia a funzionare ciò che prima non funzionava. Non c'è prova, ma c'è il fare che accompagna in direzione della cooperazione attraverso le sincronicità. Mai cercare di realizzare qualcosa dove non è possibile, ma è indicato spostarsi dove può essere manifestato. Il potenziale di questo momento è il coraggio che si attiva con l'autostima e il libero arbitrio. Sono queste due capacità che definiscono ciò che succederà. Una piccola quantità di luce è sufficiente per la realizzazione. È il proprio potenziale che spinge alla vittoria, non le notizie del giorno. Aspettiamoci di vincere perché vinceremo.